Benvenuti ad ATH. Oggi parleremo di speroni, speroni sì, speroni no. La questione dura da una vita, dura da sempre. Li usiamo, non li usiamo, cosa dobbiamo fare, come funzionano. Cerchiamo oggi di dare un po' un'idea di come vengono utilizzati gli speroni, come sono fatti, quali sono i modelli, in modo da cercare di capire un po' come orientarsi. Per il metodo ATH gli speroni vengono utilizzati. Per quale motivo? Molto semplicemente perché noi parliamo di livelli di pressione. Parlare di livelli di pressione cosa vuol dire? Vuol dire che se devo arrivare ad ottenere una risposta da parte del cavallo, devo utilizzare livelli di pressione crescente. Se la mia gamba non è in grado di raggiungere determinati livelli, utilizzerò uno sperone. Quale sperone però? Ce ne sono infiniti tipi. Cerchiamo oggi di capire, come dicevo, un po' la conformazione, i vari modelli e come vanno a lavorare. Quando noi lavoriamo senza sperone non facciamo altro che appoggiare gamba, mettere tallone, premere con il tallone oppure battere e la nostra azione finisce lì. Se vogliamo aumentare di livello siamo costretti a utilizzare uno sperone perché aumentiamo i livelli. Cosa vuol dire? Con uno sperone possiamo mettere gamba, appoggiare lo sperone, premere lo sperone, battere con lo sperone, rullare con lo sperone, specie se parliamo di sperone all'americana che hanno le rotelle. Quindi aumentiamo i livelli di pressione, aumentiamo le possibilità di comunicazione. Parlo di comunicazione perché lo sperone non deve essere uno strumento di tortura, deve essere uno strumento per comunicare con il cavallo. Quindi deve essere utilizzato con testa, deve essere utilizzato in maniera logica e con pressione crescente. Non va usato a priori, come succede in molti casi, ma non deve essere neanche temuto come uno strumento di tortura se lo sappiamo utilizzare. Ma vediamo di capire esattamente come funzionano gli speroni. Io ne ho raccolti alcuni, ce ne sono, come ho detto prima, un'infinità, ce ne sono davvero tanti. Ne ho raccolti alcuni per permettere un attimino di capire un po' le differenze. Se prendiamo per esempio uno sperone di questo genere, cerchiamo di capirne la conformazione. Il gambo molto lungo mi permette, siccome sono alto e spesso lavoro cavalli che non sono proprio grandissimi, mi permette di raggiungere il cavallo senza dovermi muovere molto con le gambe. Questo mi aggiunge un livello di sensibilità. Se fossi un cavaliere più basso con le gambe corte, probabilmente mi andrebbe bene un gambo più corto perché sono più vicino al cavallo. Quindi il gambo lungo mi permette di essere vicino al cavallo e di poter sentire la pressione che sto utilizzando sullo sperone. La forma leggermente ricurva è un'altra possibilità che mi permette di non entrare subito in contatto con il cavallo, ma di avere un primo appoggio sulla parte piegata e dopodiché posso andare a lavorare invece con la rotella. Quindi anche qui mi aggiunge un altro livello di pressione. La rotella, vedete, questa rotella qua è molto stondata, è molto leggera. Questo è uno sperone che di solito utilizzo con cavalli molto sensibili, oppure per far conoscere ai puledri cos'è lo sperone. È una rotella estremamente morbida che permette di lavorare in maniera molto morbida sui lati del cavallo, in modo che non si spaventi, in modo che non vada in apprensione per qualcosa di fastidioso. Quindi iniziare a lavorare con gli speroni dovrebbe essere sempre un lavoro graduale, partendo da poco, salendo di livello a seconda delle esigenze del cavallo. Difatti, una volta superato questo livello, posso passare a uno sperone che può essere un po' più incisivo. Prendo per esempio questo. Qui, come vediamo, siamo con delle punte però squadrate, in modo da non essere eccessivamente severe. Il gambo è già più dritto, quindi la comunicazione diventa più diretta, più veloce. Le rotelle sono molte, quindi il contatto è assicurato e mi permette anche di rullare, ma non siamo ancora a un livello di severità alto. Siamo a un buon livello, ma non ancora altissimo. Se avessi invece per esempio un cavallo i cui fianchi sono piuttosto insensibili e avessi la necessità di renderlo più attivo al tocco dello sperone, passerei uno sperone del genere, meno punte, quindi più separate fra di loro, in modo che il contatto che vado a ricercare è quello battuto. Il colpo che do
va a lavorare sulla punta dello sperone. È meno adatto ad esempio questo alla rullata, perché ci sono tante punte separate. Qui siamo a un livello di severità più alto per quando dobbiamo lavorare sui fianchi per sensibilizzare il cavallo allo sperone. Spesso mi capita di dover utilizzare questo per poi ritornare indietro, utilizzarne uno più morbido, in modo che il cavallo riesca a capire che quando mi appoggio deve venire via dalla pressione e non mettersi contro. Salendo di severità andiamo a questo modello. Questo modello è uno fra i più usati, ad esempio, molte punte vicine ma abbastanza appuntite. Qui abbiamo un contatto sicuro, si lavora molto bene sulla rullata e siamo abbastanza sul severo, non tantissimo perché le punte non sono appuntite ma sono un po' stondate verso la fine, però abbiamo già un livello abbastanza alto di severità. Quindi qui dobbiamo avere un cavallo che conosce già lo sperone, ma i cui fianchi hanno bisogno di uno stimolo in più. Andando proprio al livello più alto c'è un modello molto simile a quello di prima, però con le punte appuntite. Qui siamo proprio ai livelli massimi. Qui dobbiamo avere un cavallo veramente insensibile al fianco, con cui abbiamo provato tutti i tentativi e non ne siamo usciti. Abbiamo alzato il livello di pressione ma non abbiamo ottenuto risposta. Il fatto di non ottenere risposta cosa vuol dire? Vuol dire che il cavallo non ha nessuna risposta alla nostra gamba, vuol dire che il cavallo rimane assolutamente immobile alla nostra gamba. Se abbiamo delle reazioni invece vuol dire che dobbiamo calare, vuol dire che dobbiamo tornare a uno sperone più basso. Quindi mancanza di risposta, aumentiamo il livello, reazione, abbassiamo il livello. Cerchiamo di capire questo. Quindi, facendo un rapido riassunto, queste sono solo una minima parte degli speroni esistenti, ce ne sono un'infinità, però abbiamo un po' capito come funziona il tutto. Il gambo ci permette di avere un contatto diretto o meno diretto, a seconda della sua forma. Più il gambo è inarcato, più ritardato sarà l'effetto dello sperone. Più è dritto, più il contatto sarà diretto. Vedete che anche salendo di livello il gambo diventa sempre più dritto perché andiamo a cercare un livello di pressione sempre più alto. La rotella abbiamo capito, più è stondata, più si avvicina alla forma tonda, più sarà morbida, più sarà adeguata a cavalli sensibili o a puledri. Più invece abbiamo una rotella che va sulle punte, più avremo cavalli insensibili, più avremo cavalli che avremo bisogno di svegliare in un certo senso, avremo bisogno di renderli, di farci dare delle risposte che non ci danno. Cerchiamo sempre di capire qual è il livello di pressione del cavallo. Non partiamo dal presupposto che utilizzerò un tipo di sperone per tutta la vita, terrò quello. Proviamo ogni tanto a tornare a degli speroni più leggeri per vedere se il cavallo ha capito il lavoro. Se proprio non l'ha capito, allora torneremo di nuovo agli speroni più forti, però lavorando per livelli di pressione dobbiamo sempre cercare di dare la possibilità al cavallo di scendere e poi di risalire, in modo che diventi alla fine una sua scelta. Quale sperone vuoi usare? Diamo tutte le possibilità. Parto dal basso e cresco. Quando avremo una risposta mi fermerò, poi darò la possibilità di tornare indietro. Se non servirà ritornerò di nuovo allo sperone un po' più severo. Spero in questa maniera di aver fatto un po' di luce sul mondo degli speroni, aver spiegato un pochettino come funzionano. Quando è il momento di scegliere uno sperone, cosa andare a guardare, la forma del gambo, la forma della rotella, cercare di capire cosa serve al nostro cavallo, perché vedete che ce ne sono infiniti tipi. Cerchiamo di capire il nostro cavallo di cosa ha bisogno, cerchiamo di capire noi come lavoriamo, con quanta pressione lavoriamo, quanta forza riusciamo ad agire quanta forza riusciamo a mettere sul cavallo, perché io che ho una determinata forza posso utilizzare magari uno sperone più morbido. Una ragazza piuttosto che una persona più esile non ha la mia stessa forza fisica, necessiterà di uno sperone più severo, ma per compensare appunto la forza che non ha. Quindi lo stesso sperone
può avere effetti diversi sullo stesso cavallo ma con cavalieri diversi, quindi cerchiamo di capire tutte queste cose. Vedete che ci sono molte variabili sotto uno sperone da utilizzare. Spero comunque insomma di essere stato abbastanza chiaro e di aver fatto luce sul mondo degli speroni e di avervi aiutato a scegliere lo sperone più adatto per il vostro cavallo. Per oggi questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.